Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Per chi ancora non mi conosce, sono Sofia Cappellini, sono la nuova referente di AEFI. AEFI è l'associazione delle esposizioni e delle fiere italiane. Oggi introduco gli importanti relatori che ci sono per questa presentazione, questa conferenza stampa di presentazione di We Make Future 2026 e sono profondamente onorata di poterlo fare. Allora, ringrazio prima di tutto il Ministero delle Imprese del Made in Italy e tutte le persone che lavorano all'interno di questo Ministero per averci dato la possibilità a noi fiere italiane di poter fare delle conferenze stampa all'interno di questo luogo istituzionale, perché dimostra davvero come segno tangibile di come le fiere siano un asset fondamentale per questo Ministero. E parliamo di un ecosistema che conta 50 poli fieristici e che sono diffusi su tutto il territorio nazionale, e attraverso i nostri soci che comprendono sia i poli fieristici sia gli organizzatori delle fiere come appunto Sercion, che sta qui con noi oggi, generiamo un volume d'affari pari a 60 miliardi di euro l'anno. Per chi espone, cioè se calcoliamo tutto il volume d'affari, gli espositori generano 60 miliardi di euro l'anno. Questi numeri ci posizionano quarti nel mondo e secondi in Europa, solo dietro la Germania. Nel 2025 abbiamo fatto un anno da record per gli eventi fieristici internazionali. Nel 2026 vogliamo superare questi numeri, se possibile, con centinaia di eventi che proiettano il Made in Italy nel mondo. Allora, prima di dare la parola a Federico Eichberg, voglio ringraziare comunque sempre questo Ministero anche per aver promosso, grazie a una lettera di intenti che è stata firmata pochi giorni fa, l'unificazione della rappresentanza del nostro settore con una lettera di intenti firmata tra ITEX e AEFI, e quindi per me adesso è un privilegio presentarvi Federico Eichberg, dargli la parola. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a te Sofia, e devo dirti che questo imprevisto che fa sì che il Ministro non sia con noi questa mattina, in realtà diciamo io lo colgo come un elemento, quasi un dono, perché poter prendere parte ad una conferenza stampa che ha un così sfidante claim, We Make Future, in un ministero come questo è musica. Questo è un ministero che vuole generare futuro nella consapevolezza che il saper fare tipico del Made in Italy si declinerà sempre in maniera più sofisticata, perché sa da dove viene, sa dove vuole andare. Allora fatemi innanzitutto ringraziare i promotori di We Make Future, e fatemi ringraziare Sofia, perché il lavoro che è stato fatto con le realtà fieristiche nazionali è un lavoro di sistema innanzitutto istituzionale fra governo centrale, quindi il Mimit, ma ovviamente anche il MAECI e le regioni e ovviamente i soggetti fieristici. Tutto questo significa che cosa? Significa che l'Italia ha una capacità di proiettarsi e di rendere evidenza della sua straordinaria unicità dei territori. Voi sapete, Lorenzo lo sa meglio di chiunque altro, noi ogni anno circa su 1 migliaio di codici doganali, su circa 6.000 esportati, 10.000 totali, ma circa 6.000 che sono oggetti di esportazione, in 1.000 siamo primi o secondi o terzi nel commercio mondiale. Un numero così alto di diversificazione non lo ha nessun altro paese OCSE. Questo significa che noi abbiamo un saper fare diffuso, perché abbiamo 8.100 comuni, perché abbiamo una varietà paesaggistica, una varietà climatica straordinaria. Quindi è la varietà che fa la nostra grandezza. Non siamo, monocolture o monocolture industriali. Siamo un paese che è in grado di proporsi in tanti linguaggi diversi, e le fiere sono il luogo dei linguaggi. Quindi diciamo che We Make Future e questa partnership con AEFI sono esattamente il senso per cui il Mimit svolge la sua attività. In particolare, e qui vengo ad un tema più specifico, appunto, sottoscritto questo ruolo di capo di gabinetto, e quindi poi a tutti i capi dipartimento, direttori generali, di impostare un lavoro. Noi ci siamo proposti una cosa:
Abbiamo negli anni, cioè tutti noi italiani e italiane, attraverso il legislatore, creato tanti centri di eccellenza a livello nazionale. Penso alla Fondazione per la AI for Industry, alla Fondazione per i CHIPS, alle fondazioni per l'innovazione nel biomedicale, alle fondazioni per l'innovazione nel digitale e così via, le quali talvolta sono state un pochino così, non pienamente coordinate. Allora, il primo sforzo che abbiamo fatto è cercare di coordinare questi centri di eccellenza, un po' come un modello Fraunhofer, diciamo, no? Con questa capacità di andare a fare una ricerca di base che però guarda già ad un'elevata capacità poi di tradursi in processi produttivi. Abbiamo cercato poi di dar vita ad una rete territoriale che diffonda tutto questo, quindi il trasferimento tecnologico. Noi, come sapete, abbiamo un piano di oltre 8 miliardi di transizione 5.0 che si traduce poi nel far sì che, con la spina dorsale delle case del Made in Italy, che ringrazio i colleghi e le colleghe del Dipartimento, stiamo cercando di attivare in tutti i territori, coordini quei hub di innovazione digitale, quei centri, quei competence center, centri di competenze, quelle case delle tecnologie emergenti che fanno sì che queste tecnologie arrivino alle imprese. Per cui il nostro sforzo è trasformare un grande processo organizzativo nostro di Ministero in qualcosa che impatti positivamente le imprese. Per questo, appunto, con AEFI abbiamo di recente sottoscritto un accordo che prevede la presenza delle nostre case del Made in Italy e dei nostri incentivi, dei nostri strumenti nei singoli eventi fieristici, proprio perché vogliamo che le imprese siano sempre più consapevoli di questo. Nello specifico, e davvero mi avvio a conclusione, poi mi scuso se ascolterò mai un altro intervento, poi dovrò avviarmi a mia volta, nello specifico in questo ambito, sull'intelligenza artificiale questo Ministero ha fatto uno sforzo straordinario, o meglio, lo avete fatto voi, destinando delle risorse attraverso il legislatore per questo. Come sapete, presso CDP Venture Capital è stato creato un fondo di 1 miliardo per iniziative dell'AI. Questo fondo e queste iniziative per l'AI servono da un lato a far sì che i processi produttivi delle nostre imprese beneficino di questo valore aggiunto, ma dall'altro anche a creare un ponte e dei partenariati. Sapete che il governo è impegnato in un grande sforzo nel cosiddetto piano Mattei, cioè per arrivare a far sì che con i paesi della sponda sud del Mediterraneo si instauri un rapporto win-win. Ebbene, è nato a Roma, come frutto del G7 italiano dedicato proprio all'intelligenza artificiale, un hub per lo sviluppo destinato ai paesi del continente africano e oggi, mentre siamo qui a Nairobi, si sta tenendo un importante evento di coinvolgimento delle principali start-up africane in sinergia con il governo italiano per far crescere l'innovazione anche in quei paesi, perché ovviamente è un win-win fra noi, continente meno popolato e anche un po' più âgé, e il continente africano, che invece è un continente in grande espansione demografica e anche di innovazione. Per cui eventi come questo di We Make Future ci possono consentire di guardare ad un futuro che è un futuro che non sarà mai autoreferenziale, sarà sempre un futuro creato dalla capacità delle imprese di connettersi con i mercati, ma dalla capacità anche dei governi di connettersi con altri governi per una crescita sostenibile. Quindi davvero grazie e buon lavoro. Grazie mille, ringraziamo il capo di gabinetto e lo invitiamo senz'altro a Bologna a vedere We Make Future, che credo che ancora lei non l'abbia vista, ma perché è davvero molto giovane, è anch'essa una start-up e quest'anno poi anche il capo di gabinetto è giovane, no? Speravo che e quest'anno poi c'è un tema importante che è proprio quello di mettere al servizio l'intelligenza artificiale alle imprese, e quindi è proprio tarato per lei, e la invitiamo volentieri. Poi Cosmano Lombardo le inoltrerà tutte le informazioni. Intanto la ringraziamo per essere stato qui e continuiamo se vuole stare. Bene, benissimo. Allora diamo subito la parola senza che io mi dilunghi direttamente al MAECI. Abbiamo qui Sergio Strozzi. Sergio Strozzi che è il capo ufficio della promozione delle filiere industriali innovative e start-up del MAECI e lavora all'interno della Direzione Generale per la crescita e la promozione dell'export. Grazie mille Grazie, Sofia Capellini e naturalmente congratulazioni a Sercion, al Presidente Cosmano per questa iniziativa, e grazie ai colleghi del Mimit, a partire dal capo di gabinetto Federico Heiberg, al quale voglio dire un grazie anche per la sua visione, il suo ruolo, che a volte il capo di gabinetto interpreta in maniera
più classica. Invece devo dire che anche nella mia precedente esperienza di San Francisco fino ad agosto scorso ho potuto apprezzare, anche per i commenti di tante delegazioni che arrivavano, quanto come capo di gabinetto Federico Heiberg stia spingendo proprio per un futuro più tecnologico, più innovativo dell'Italia, e di questo abbiamo bisogno anche noi come Ministero degli Esteri, e in questo coinvolgo anche il direttore generale Lorenzo Galanti dell'ICE, perché il tessuto imprenditoriale in Italia, l'ecosistema è fonte di quello che crea il MIMIT, e poi noi aiutiamo nell'espansione internazionale. Quindi la sinergia tra le nostre istituzioni è fondamentale. Devo dire che già solo in questi primi mesi dal mio rientro da San Francisco come capo innovazione appunto e startup al Ministero degli Esteri, col direttore generale Mauro Battocchi, ho potuto apprezzare tantissimo la collaborazione che stiamo avendo con tanti esponenti del MIMIT. Da parte mia, giusto 2 messaggi. Il Ministero degli Esteri ovviamente è al fianco degli enti fieristici, c'è un rapporto intensissimo, credo pari a quello che avete con il MIMIT, con la nostra direzione generale, che come sapete dal 1° gennaio è stata ricreata e è diventata una vera e propria direzione generale crescita e promozione delle esportazioni, perché il profilo internazionale dell'Italia insieme alla crescita interna sul nostro territorio è fondamentale per la crescita e lo sviluppo commerciale, ma anche in termini di attrazione investimenti, di nuovo in collaborazione con MIMIT, è assolutamente essenziale per il sostegno al rafforzamento del nostro ecosistema innovazione. Lo facciamo con un'ottica anche di partenza che chiamerei di riposizionamento dell'Italia, in chiave che si presenta sempre di più non solo come un paese fortissimo nei settori tradizionali noti anche ai nostri partner internazionali, ma sempre più come un sistema, come una tech nation, e per fare questo c'è bisogno di un po' di rebranding in un certo senso da parte della nostra rete estera, da parte degli uffici ICE. Per questo, e lancio poi la palla al direttore generale Galanti, assieme all'obiettivo di raggiungere 700 miliardi di export che il vicepresidente del Consiglio, il ministro Tajani, ha fissato come obiettivo per il nostro ministero, il nostro sistema, l'altro obiettivo è proprio quello di far sì che le nostre ambasciate, i nostri consolati all'estero diventino sempre più la punta di diamante dove presentare le eccellenze del nostro sistema. Quindi presentare un'Italia innovativa, tecnologica. Per far questo abbiamo bisogno di strumenti, lo facciamo in sinergia con appunto i colleghi degli altri ministeri competenti, con tutte le agenzie a partire dall'Italian Trade Agency, l'ICE, MACDP Venture Capital, SIMES, SACE, tutti gli attori creati in Italia, citavo prima qualcuno, AI for Industry di Torino, Cineca a Bologna, i supercomputer cyber per esempio Megaride a Napoli, quindi una geografia sparsa. Li presentiamo all'estero grazie a un'espansione dell'attività nelle fiere tecnologiche internazionali, grazie al costante e crescente impegno di ICE. Lo facciamo però grazie anche a voi, sistema fieristico, perché effettivamente le fiere all'estero, le manifestazioni tech italiane portate all'estero oppure in Italia attirando ospiti stranieri sono la vera vetrina attraverso la quale, presentando, purché si presentino le eccellenze, riusciamo a cambiare la narrativa internazionale sull'Italia e attirare l'attenzione degli investitori internazionali sul fatto che l'Italia non è solo meta di investimenti nei settori più tradizionali, ma anche, e dico anche perché non vogliamo dimenticarci quelli che costituiscono l'ossatura del nostro export, anche tantissima tecnologia, appunto dal cyber, l'intelligenza artificiale, biotecnologie, scienze della vita, fintech, e dobbiamo iniziare, questa è la strategia che stiamo adottando, a presentare delle success stories come quelle delle nostre scale up che hanno raggiunto la fase di unicorn come Satispay ed altre ancora, ed è questa la modalità che scegliamo per cambiare appunto il registro, la narrativa dell'Italia con i nostri partner. Quindi grazie di nuovo, congratulazioni al team di Search-On e We Make Future, non vedo l'ora di essere a Bologna con voi, e di nuovo vi porto i saluti del direttore generale Mauro Battocchi, che non poteva essere qui oggi, ma che ovviamente parteggia e partecipa attivamente alla creazione di un ecosistema che sia vincente per l'Italia, per il nostro paese. Grazie. Grazie mille.
Grazie mille, apprezziamo davvero queste parole, rebranding, cambio di narrativa, davvero delle parole che colpiscono e che fanno capire che c'è molta attenzione. E c'è attenzione da sempre, anche comunque sfruttiamo volentieri questa tua anche provenienza dalla Silicon Valley che ci hai raccontato recentemente, e a questo punto do la parola a Lorenzo Galanti, direttore generale dell'ICE, perché ci racconti un pochino come l'INCE da sempre affianca le fiere italiane con azioni di diverso genere. Prego Lorenzo, grazie. Grazie Sofia, grazie al lavoro che fate con AEFI. Noi insomma siamo amici da sempre, collaboriamo da sempre per ICE con il Ministero degli Affari Esteri. Il lavoro che facciamo sulle fiere internazionali in Italia è la parte, diciamo, relativamente più consistente del nostro investimento, e cioè portare i buyer esteri in Italia è la modalità più immediata per le imprese, anche per quelle, soprattutto direi per quelle piccole, che quindi hanno più difficoltà nell'affrontare i mercati esteri, diciamo, in presenza. Un primo momento di contatto, quello fieristico, in Italia è forse quello più prezioso per orientare anche un po' le scelte, le decisioni e le strategie. Giustamente Federico Eichberg e poi anche Sergio Strozzi, che ringrazio entrambi, come ringrazio il MIMIT per l'invito naturalmente, e il dottor Lombardo per la nostra proficua collaborazione con Sorcion, naturalmente anche Bologna Fiere. L'Italia è un paese manifatturiero, no? È la seconda manifattura in Europa, è il quarto paese esportatore al mondo in questo momento. E questo, diciamo, ci contraddistingue anche per la grande biodiversità industriale, è stato menzionato, insomma, di quello che esportiamo. Siamo sul podio dei primi 3 esportatori per quasi 1000 prodotti, quindi sicuramente come dire, l'Italia in questo senso è un'eccellenza riconosciuta. È anche un paese dove il settore primario è fondamentale, e questo, diciamo, è un dato acquisito sia dal punto di vista della sicurezza alimentare, sia dal punto di vista paesaggistico, perché poi il ruolo dell'agricoltura è fondamentale anche per la conservazione, ma è sempre più appunto una tech nation, e questo è un riconoscimento che siamo andati costruendo, e soprattutto le imprese, le start-up sono andate costruendo negli ultimi anni, ed è fondamentale potersi profilare in questo senso, ed è fondamentale che ci siano eventi come We Make Future, perché anche dal punto di vista fieristico dobbiamo poter creare un momento di aggregazione qualitativamente rilevante e significativo anche per gli operatori esteri, anche operatori e media, perché poi noi come ICE portiamo sia, diciamo, operatori, in questo caso anche investitori, business angels, incubatori, venture capital, corporate VC, acceleratori, ma anche media, perché la dimensione ovviamente mediatica e reputazionale fa parte di questa dinamica di, come diceva Sergio Strozzi, di riposizionamento e rebranding che anche comunicativo, su cui dobbiamo lavorare. Noi come ICE siamo molto orgogliosi di partecipare quest'anno a giugno per la 5ª volta a We Make Future, in maniera, devo dire, sostanzialmente crescente in termini di numero di soggetti esteri che abbiamo portato. Quest'anno ne porteremo 80, scelti da 24 paesi, aree geografiche molto diversificate, questo nello spirito di andare anche a presidiare e come dire, a coltivare contatti con realtà non scontate. Del resto, se ci sono degli operatori dal Kenya è anche perché, come diceva Federico Eichberg, proprio a Nairobi oggi si sta svolgendo un incontro che deriva dalla fondazione del Lab per l'intelligenza artificiale in Africa, che si è svolto qui a Roma qualche mese fa. Quindi sì, anche Africa, anche Balcani, naturalmente Estremo Oriente, e poi diciamo i mercati tradizionali per noi, anche dal punto di vista tech, a cominciare dagli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania. Come ICE naturalmente insieme al Ministero degli Esteri siamo molto impegnati nel potenziare la nostra attività in questo ambito,
e quindi partecipiamo a eventi internazionali come il CES di Las Vegas, che si è svolto a gennaio, poche settimane fa, come l'RSA di San Francisco. Anche la dimensione cyber è una dimensione sempre più rilevante, dove abbiamo grandi e piccole eccellenze che dobbiamo aiutare a portare fuori. E quindi ecco anche qui una serie di iniziative. Ovviamente a favore delle start-up abbiamo dei programmi già da qualche anno come il Global Startup Program, che è un programma che sviluppiamo in più paesi, dove portiamo delle start-up per esporsi e familiarizzarsi con il contesto, l'ecosistema di innovazione di determinati paesi, a partire dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, a San Francisco, abbiamo Innovit, un esperimento di grande successo che compie 4 anni quest'anno e che ci avviamo a riprogrammare per il quadriennio successivo, e che è sostanzialmente un acceleratore di start-up italiane nella Silicon Valley. Start-up italiane in vari settori, appunto incluso il cyber, dove diciamo, questo esperimento Innovit ci ha permesso veramente di toccare con mano qual è il valore aggiunto anche di un supporto istituzionale su questo tipo di attività. Saremo presenti con uno stand istituzionale anche in fiera per attività informative di assistenza alle imprese. L'obiettivo nostro in questo caso per We Make Future è quello non solo di mettere le imprese a contatto con altri soggetti esteri, ma anche realtà di ricerca, universitarie, eccetera, proprio perché l'innovazione è un ecosistema che va sviluppato nel suo complesso. Mi fermo qui e ancora grazie per l'invito. Grazie mille Lorenzo, sono anche molto felice di sentire addirittura il 5º anno di affiancamento appunto come ICE a We Make Future, che è davvero il futuro delle fiere, perché loro sono riusciti a fare una cosa straordinaria, hanno innovato il concetto stesso di fiera. Ma prima di lasciare la parola al protagonista della giornata, quindi a Cosmano Lombardo, voglio parlare di Bologna. E Bologna è uno dei fiori all'occhiello del sistema fieristico italiano, e oltre ad ospitare le case del Made in Italy e anche adesso l'ufficio dei brevetti, a cui teniamo molto, questa è un'altra delle, a parte le case del Made in Italy, c'è anche questa cosa molto bella di dare spazio all'ufficio dei brevetti, che tra l'altro vedo qui una grande rappresentanza, li ringrazio, e per noi è molto importante dare questa formazione alle start-up italiane e in generale alle piccole e medie imprese, che poi sono quelle che espongono all'interno delle fiere italiane, di dare informazioni su come tutelare il proprio marchio, su come esportarlo, eccetera, eccetera, tutelandosi ovviamente. Dico soltanto 2 cose: il fatturato che non ho detto prima per abbreviare un po' i tempi, il fatturato il fatturato diretto dei quartieri fieristici di AEFI è di 1,5 miliardi, ma sul territorio noi abbiamo un effetto moltiplicatore che è importante da considerare, di 22 miliardi di euro. Questa è proprio un'infrastruttura strategica che sostiene proprio l'ospitalità dei territori, perché accoglie circa 18 milioni di visitatori l'anno. Questo è tutto il sistema fieristico, quindi dobbiamo considerare anche questo, una percentuale dei quali sono ovviamente di provenienza estera, il 20% circa sulle fiere internazionali più importanti, il 10% nelle fiere invece meno internazionali, che hanno ancora non internazionalizzato alla perfezione. Comunque la fiera è un grande ponte per le PMI per internazionalizzarsi, per andare verso l'export. Ok, lascio la parola a questo punto a Donato Loria, direttore Venue di Bologna Fiere. Grazie mille anche per aver dato casa a We Make Future, che si stava ingrandendo sempre di più.
Meglio? Beh, allora diciamo che sostanzialmente la nostra sfida è accogliere opportunità dal mercato. Negli ultimi 3 anni siamo cresciuti con le manifestazioni ospitate, c'è una grande richiesta di essere presenti nel mercato fieristico, le aziende ne percepiscono il valore e hanno bisogno di trovare un hub competitivo nel quale confrontarsi con altri, perché We Make Future mi ha colpito dal primo anno, ormai sono 3 anni che ci vediamo. We Make Future è una grande sfida, l'innovazione è sfida, è una sfida a cambiamento e l'accettazione del cambiamento significa lasciare la propria comfort zone per trovare un modello nuovo e magari più performante. Non tutto arriva al momento giusto, va coltivato e nell'ecosistema, se ci piace oggi utilizzare questa parola, ecco, bisogna coltivare, bisogna sedimentare, bisogna irrigare e poi aspettare che si cresca. We Make Future è oggi probabilmente l'unico evento in Italia che parla di innovazione e networking a livello internazionale. È una piantina che va sostenuta, che va fatta crescere e va interpretata. Bisogna guardarla con un modello diverso, con una mappa mentale che sicuramente non è quella delle fiere di produzione, ma bisogna aspettare che sedimenti e che dia i suoi frutti. Io penso che l'edizione del 2026 sia una gemmazione molto importante per la quale dobbiamo ringraziare Cosmano, ma guardare anche a un futuro di una competizione internazionale in cui l'innovazione è un tratto distintivo del nostro futuro, un tratto distintivo che inciderà sulla produzione, inciderà sul mondo del lavoro, inciderà sulla vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi creare cultura dell'innovazione, cultura dell'utilizzo dei nuovi strumenti che verranno, sicuramente è uno degli obiettivi a cui We Make Future sta cercando di dare risposta. E non dimentichiamo poi la parte economica. Ecco, l'innovazione, le start-up ci aiuteranno a rileggere il futuro, a rileggere la nostra vita di tutti i giorni, ma soprattutto a rileggere la vita della produzione e dell'industria. Quindi Bologna si pone al centro di questa tematica e vuole creare cultura e diffondere cultura dell'innovazione attraverso, ripeto, un meccanismo innovativo unico in Italia che compete con 4-5 player massimo al mondo. Quindi parte da Bologna una grande sfida, ma parte dall'Italia l'accettazione di un cambiamento culturale e di una visione globale che non può limitarsi al perimetro delle torri e delle mura di Bologna, ma deve esplodere in tutta Italia e in Europa. Grazie. Bellissimo Donato, grazie. Allora, senza attendere altro tempo, diamo la parola a Cosmano Lombardo, amministratore delegato di Sercion. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti, grazie a voi presenti, grazie da EFI, al Mimit che ci sta ospitando in questa giornata, a Dita, al Ministero degli Esteri, a Bologna Fiere. Per noi questo è un momento molto importante. Per quale motivo? Perché vediamo un po' anche nelle parole di tutti voi, che ho preso appunti costantemente, danno un po' senso al lavoro svolto in questi anni da tutti gli attori dell'ecosistema dell'innovazione, nel senso che è un momento questo importante per il nostro Paese. Noi abbiamo provato dal 2007 prima, poi dal 2014 in poi, a sviluppare quella che poteva essere una piattaforma ecosistemica al servizio dell'open innovation, dell'innovazione. Il fatto anche di essere Mimit, Ministero degli Esteri, i vari soggetti anche privati è testimonianza di come dovrebbe funzionare effettivamente l'open innovation in tutti i paesi e probabilmente in questo paese ancora di più, perché c'è un tema di export, di esportazione, che oggi è un tema dell'esportazione del Made in Italy, che anche in ambito tecnologico, parlo di intelligenza artificiale, di digitale, non solo, ha tantissimo da dire e sta già facendo tanto. C'è un tema anche sicuramente di narrativa e di riposizionamento del sistema paese, e poi c'è anche un'attrazione, un tema di attrattività di capitali esteri. Quindi quello che è We Make Future oggi
per cui stiamo lavorando costantemente, non ho la presunzione di dire che siamo tali, abbiamo provato a lavorare per creare sì una manifestazione che, come diceva prima Sofia, è un po' particolare. Si è partita da un festival, da un evento che aveva una sua connotazione formativa, perché il tema della formazione legata oggi ad esempio all'intelligenza artificiale è centrale per fare sviluppo di impresa. Ha una sua anima fieristica B2B, ha una sua anima di piattaforma ecosistemica dove più mondi, più industrie si vanno ad intrecciare. E il fatto di riuscire ad attrarre, anche col lavoro da 5 anni che si sta facendo grazie a ITA, al Ministero degli Esteri, investors di una certa tipologia, di un certo livello, che trovano in questa piattaforma realtà innovative in cui poter investire, è una di quelle cose su cui probabilmente, lavorando in modo sistemico, potrebbe riuscire a trovare una sua concretizzazione maggiore. Per arrivare un po' a quella che è la manifestazione oggi, nel senso che è fiera sull'innovazione, intelligenza artificiale, tecnologia e digitale, avrà un suo sviluppo ancora più internazionale, provando però a rappresentare sempre quello che è il meglio dell'innovazione Made in Italy, su 14 settori, 14 industrie, chiaramente che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale nel miglior modo. Quindi sono questi 14 settori su cui andremo a lavorare per il 2026 anche negli anni futuri. L'ultima edizione ha avuto 73.000 presenze, speriamo quest'anno di riuscire a far meglio con 700 espositori e 3.000 start-up e anche scale-up da tutto il mondo. Start-up e scale-up selezionate sempre sulla base di una call a cui applicano realtà da tutto il mondo. Dopodiché abbiamo già avuto conferme, per citare anche alcune aree che sono state toccate prima. Avremo una nutrita delegazione da parte della Corea, da parte di start-up africane che abbiamo già selezionato, su cui poi si potrà andare a lavorare con i pari investors che arriveranno. C'è un tema anche di buyer e sellers su aree in cui oggi l'innovazione sta facendo tanto, quindi ricito l'area asiatica e anche l'area MENA. Giusto ieri abbiamo anticipato i primi 150, speaker che arriveranno, anche questi da più paesi, per non fare un dispetto a nessuno, insomma, non ne cito neanche uno perché sono davvero tanti, però stiamo facendo un lavoro col comitato tecnico scientifico per andare a individuare quello che è il meglio dell'innovazione mondiale, e dopodiché stiamo andando a fare un lavoro anche di ricerca rispetto a quello che è il meglio dell'innovazione italiana che è andata all'estero fuori e che può raccontarci e dare, mettere a servizio il know-how. Dopodiché avremo 140 tra scale-up e start-up selezionate rispetto alle industrie che abbiamo individuato. Cyber, che citata poc'anzi, è una dei principali settori che stanno facendo da traino rispetto alla call per startup. C'è anche tutto il tema della space economy, su cui stiamo lavorando con uno dei partner principali della manifestazione, che è l'Agenzia Spaziale Europea. Dopodiché un lavoro che stiamo facendo con Bologna Fiere e anche con Cineca, che è stato citato poc'anzi, è quello di sviluppare side event sia all'interno della manifestazione e anche fuori all'interno della città, per provare a potenziare quelli che sono gli incontri e le possibilità di B2B. Quindi questo è un elemento molto molto importante su cui stiamo provando a lavorare in modo più strutturato. C'è un aspetto che va un po' oltre la fiera di per sé durante la 3 giorni, no? Dal 24 al 26 giugno, in quanto piattaforma. Quello che facciamo è di flow di startup, di scale up e di realtà innovative italiane, selezioniamo le migliori e le accompagniamo in questo roadshow. Il 18 marzo saremo nuovamente a San Francisco per la seconda edizione di un evento AI for Future powered by WMF. Le migliori startup italiane le porteremo in Silicon Valley, e anche le migliori delle Silicon Valley poi avranno modo di confrontarsi e le ritroveremo tutte quante a Bologna. Saremo a Malta, c'è un roadshow abbastanza strutturato che attraversa
l'Europa, ma anche l'Asia e gli Stati Uniti. Dopodiché ne approfitto insomma di questa circostanza, visto che si è parlato tantissimo anche dell'esportazione dell'innovazione e anche di fiere italiane che vanno all'estero per portare l'innovazione Made in Italy. Abbiamo presentato in anteprima al CES di Las Vegas, all'interno del padiglione Italia, quello che sarà la prima edizione di We Make Future all'estero. Prima parlavo delle varie tappe dei roadshow che abbiamo in Silicon Valley, in Serbia, in Grecia, e portiamo avanti da 4 anni. Quest'anno si terrà in versione Saudi Makes Future, la prima edizione insomma del WMF all'estero. Sarà un verticale totalmente AI. Abbiamo individuato 12 delle 14 industrie di cui parlavo prima, su cui andremo a selezionare le migliori realtà internazionali, partendo chiaramente sempre dall'Italia, che porteremo a Riyadh 14, 15 e 16 dicembre 2026. Ci tenevo insomma a raccontare anche questa parte, perché penso sia fondamentale, e ne approfitto perché in questi anni stiamo collaborando anche con lo Startup Program, col Global Startup Program, a cui si faceva riferimento prima. C'è tutto un tema di realtà innovative Made in Italy legate all'intelligenza artificiale, non solo, che va sicuramente sviluppato in modo sistemico ed ecosistemico, onde evitare noi di rimanere una vera fiera. Nulla da togliere a questo, nel senso che è un fattore importante, però sono partito dicendo che questo è un momento storico davvero fondamentale in cui si ha la possibilità di costruire il futuro dell'innovazione all'insegna del business, ma tracciando anche una linea di quella che può essere lo sviluppo del nostro sistema paese, e credo che sia fondamentale dare l'attenzione a quello che è un mercato legato alle realtà tech e digital, che solo in Italia quest'anno ha sfiorato i 90 miliardi. Quindi è una di quelle cose che probabilmente merita un lavoro strutturato. Io vi ringrazio tantissimo e vi invito nuovamente tutti a Bologna. Grazie. Grazie. Grazie mille, sei la dimostrazione di come le fiere sanno rinnovarsi, proprio, sei proprio il futuro delle fiere. Ci auguriamo tutti di poter avere delle fiere così. Allora, non so se volevamo avere in diretta il sindaco di Bologna, se non so se si riesce a fare questo collegamento. Vediamo se dovrebbe esserci. Perché ci aveva detto le 11:30, sono le 11:26. Perfetto. Mi dicono che abbiamo un video contributo. Abbiamo un video, va bene. Purtroppo oggi non posso essere lì con voi, ma ci tengo a salutare tutti gli amici e le amiche Volume. di We Make Future, una manifestazione centrale per il presente e il futuro della nostra città e del nostro paese. Una fiera, un punto d'incontro, uno dei massimi... Verifichiamo dalla rete. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, è chi sta dando veramente una grande mano a Sercion. Se vuoi parlarne intanto? Sì, no, ne approfitto per dire anche una cosa, perché c'è un passaggio molto importante. Qualche anno fa la manifestazione rischiava di approdare all'estero, c'è stato questo lavoro sinergico su Bologna, con Bologna Fiere, il Comune e i vari attori, quindi diciamo che stiamo facendo un lavoro molto sinergico in tal senso. Sì, questo a dimostrazione di quanto le fiere siano poi legate con il loro territorio per la buona riuscita del loro prodotto e della loro mission, assolutamente. Vediamo se dalla regia ci dicono qualcosa. Tecnologia è una cosa di... Anche qua. Puoi citare il contest che fai? Il contest che è ancora aperto, se non sbaglio. Sì, diciamo che c'è la call per le start-up a cui è possibile applicare. Abbiamo problemi tecnici? Non va il video, vabbè. Sì, abbiamo varie call attualmente aperte, alcune dedicate alle imprese, anche ad investitori, a scale up. Sottolineiamo sempre, visto anche il contesto, la parte dedicata alle start-up innovative che possono applicare entro il 18 marzo con le loro progettualità, dove selezioneremo le migliori che troveremo poi
a Bologna. E dopodiché ne approfitto anche per gli awards legati all'innovazione. Stiamo selezionando le migliori progettualità tecnologiche in ambito AI che verranno presentate in anteprima al VMF durante la 3 giorni. E su questo effettivamente è di interesse per tutto lo sviluppo del sistema Italia, quindi sono felice che ne hai parlato davanti alle istituzioni oggi. Possiamo salutarci, siamo stati perfettamente nei tempi, quindi grazie mille a tutti e a presto, ci vediamo a Bologna, 24-26 giugno. Grazie.